Perfetto, io credo che a questo punto la tua domanda apre perfettamente le porte a questo secondo blocco di informazioni. Io l'ho titolato così, Esperienza del dolore e modelli terapeutici, perché analizzerò queste due cose, come l'esperienza del dolore in base alle abbastanza recenti teorie su come la macchina cognitiva del soggetto elabora il sintomo dolore o il sintomo limitazione funzionale, e come i modelli terapeutici possono affrontare questo o possono invece scagliarsi contro questo ostacolo. Ok, io ho portato qua questo, perché questo è per me l'archetipo del dolore muscoloscheletrico in ambito lavorativo. Vedete, questo signore, cosa diresti che ha, Francesco? Male al collo, gioco tutto. Male al collo. Gioco E tutto. che cosa ti fa pensare che è male al collo? Il volto sofferente. Ha un volto sofferente? Volto sofferente, la posizione delle mani sul punto doloroso nel tentativo di massaggiarsi, Sì, direi. o di sostenersi. O di sostenersi. Sì. Sì, Che perché altre cose vedi in queste immagini, in questa immagine? che è verosimilmente seduto, quindi è una posizione di un Ok, lavoratore, me lo immagino un videoterminalista, no? bene. Sembra di una stazione socio-economica. Medio alta, probabilmente pure uno sportivo, perché ha uno smartwatch. Che forse ha il contapassi e tutto. Il contapassi. A me anche dà l'idea di staticità. Cioè questa persona, questa foto non solo ci dice cosa ha il paziente, ha male al collo, però se la guardi un po', qua stiamo diventando un po' i Daverio della situazione, però questo paziente esprime sofferenza ma anche staticità. È uno che ha dolore e che non si muove, cioè appena un po', non vediamo una immagine con un'escursione articolare cervicale immensa, vediamo un'immagine abbastanza statica. Allora, in genere, quando un paziente si presenta con questo tipo di sintomo, il ragionamento mainstream, quello più frequente nei provider di servizi sanitari, che siano medici, che siano fisioterapisti, correla un po' con questo. Cioè, io sto guardando questa persona e sotto quello che voglio vedere è come sarà la sua radiografia. Guarda, io ho fatto qua una freccia, immaginando che fosse la radiografia di questo paziente, ho trovato un disco che ha perso ampiezza, quindi una degenerazione, un'artrosi di un disco cervicale, e dico, ecco, questo mi piace, questo è l'ambito in cui io mi sento comodo, perché è una persona che ha dolore perché ha qualcosa. Non so se ti riconosci in questo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sicuramente qualche anno fa, quando eri un po' più pivello, ti riconoscevi perfettamente, però poi hai imparato che forse le cose non funzionano così. Non sono Però io sempre così. continuerò a giocare a questa favola e Vai. guarda, con questo in mente, la cosa sorprendente è che ci sono molti trattamenti. Adesso io farò un commento un po' ludico, un po' comico, però che, come sai, sempre il senso dell'umorismo ha un tratto di realtà che sottolinea. Questo paziente verrà trattato con compresse, verrà trattato con manipolazioni, massaggi, una terapia manuale, verrà trattato con una proposta di un intervento. E adesso, portandolo all'estremo, forse che il paziente riceva il primo, il secondo o il terzo dipende da cosa sa fare o cosa ha a disposizione la persona che questo paziente consulta per prima volta. Allora, se va dal suo medico di famiglia, riceverà una prescrizione di compresse e non mi rompa le scatole, che forse di tutte è la più sana, ma anche se non è perfetta. Se va dal suo fisioterapista di fiducia, probabilmente riceverà una enorme attenzione. Guarda che probabilmente hai un blocco, chissà se è un disco cervicale, però può partire dal bacino, quindi ti farò questa manipolazione, vedrai. Sicuramente questo ha il vantaggio di sentirsi molto più avvolto in un ambiente di cura, più osservato, più ben trattato. Quindi questo è un bene. Non è un bene che un po' medicalizza il paziente, cioè mette nella testa del paziente l'idea: tu hai qualcosa che io devo aggiustare, mentre il medico prima diceva non hai niente, prendi questa pastiglia e poi torna al lavoro. O se casca da un chirurgo,
forse il chirurgo dice, lei ha dolore al collo e più di una volta vediamo la radiografia, ha un disco che non è a posto, io so aggiustare questo, quindi le consiglio di aggiustare questo. E un po' scherzando, se tu cadi prima dal chirurgo hai più probabilità di essere operato, se cadi prima... no, non è veramente così, perché facciamo un grande sforzo per formare i chirurghi, i fisioterapisti e i medici di medicina generale nell'avere un'idea un po' più complessiva. Però lasciami passare questa caricatura. Tutte queste tre proposte hanno in mente la idea probabilmente di qualcosa che c'è dentro che non va, cioè che hai una infiammazione o che hai una disfunzione del micromovimento o che hai una lesione di un'articolazione. In realtà non necessariamente le cose dovrebbero essere così. E c'è un altro mondo, esiste un altro pianeta dove in questa costellazione di sintomi scusa, prima di continuare, una conseguenza molto frequente di questa considerazione meccanicistica di ho un dolore o una lesione è il pause, mettere il paziente in pausa, lo metto a letto, lo metto a riposo, lo tolgo via dalla sua attività. Perché? Perché se ha una lesione che è peggiorata con il lavoro farà peggiorare questa lesione, quindi qualcosa nel meccanismo di orologeria di questo paziente si sta rompendo. Questo è un enorme errore, non ha una base scientifica, anzi ha una base estremamente ascientifica, ma è uno degli errori più comuni della gestione di questi problemi. Bene, dicevo che quando noi facciamo questo ragionamento, purtroppo interferiamo nei modi di reazione al dolore. Guardate, questo è il modo sano di reazione al dolore, visto che chi ha un disturbo muscoloscheletico non necessariamente ha una lesione, ha semplicemente un sintomo. C'è stato uno stimolo che ha provocato dolore. In genere è dolore la presentazione di questo disturbo. Se il paziente ha un ambiente di bassa preoccupazione, cioè non ha un'informazione che dice se ho dolore qua qualcosa si sta rompendo e mi paralizzerò, o se ho un dolore qua chissà se questo non passerà e perderò il lavoro, o non ha questi allarmi, a un livello di bassa preoccupazione, è rassicurato dalla persona che lo cura, che lo rassicura nel senso di dire non hai una grave lesione, questo si risolverà, puoi andare avanti, vedrai che ti troverai meglio. Probabilmente questa persona avrà una carica cognitiva che gli consentirà di affrontare la situazione, e questo consentirà probabilmente la risoluzione anche spontanea o con poco aiuto terapeutico del sintomo. Diciamo che questo è un circolo di reazione al dolore che è sano. C'è un altro percorso che invece è meno sano, che cercherò di riportarvi qua. Lo stimolo provoca lo stesso dolore, vedete che il dolore qua è blu, è neutro emotivamente. Ora, quando questo casca su un paziente che ha questa caratteristica che si chiama catastrophizing, cioè sensazione che da quello stimolo verrà qualcosa di non buono, di orribile, di non desiderabile. Questo catastrophizing viene dall'esperienza passata del paziente, da informazioni negative, da sentimenti negativi, da una bassa autoefficacia del paziente, da basse risorse non solo intellettuali o educative, meglio, ma anche personali. Quando questo succede, il paziente può aprire un episodio di ansia e di paura del dolore. Certo che se ho paura del dolore e il movimento mi provoca dolore, io evito questo movimento, solo che evitando questo movimento alla fine vado incontro a un problema di disabilità, di disuso, ma anche di depressione, perché quando uno non si muove, la mancanza di movimento è un trigger molto importante per la perdita di buone emozioni, di emozioni positive. E tutto questo, la disabilità, il disuso, tende a perpetuare il dolore, e se si perpetua il dolore si rientra in questo circolo di catastrofismo correlato al dolore, paura del dolore, ansia, evitazione, più disabilità, più disuso, e alla fine di questo circolo c'è anche la malattia sociale, perché il paziente che all'inizio aveva un sintomo per il quale sarebbe potuto forse guarire in un breve tempo o avrebbe potuto continuare funzionando nonostante il dolore, alla fine viene estratto dal suo lavoro, ma viene anche estratto dalla sua funzione sociale, viene estratto dal suo sentirsi
efficace per la sua famiglia, per la sua, per delle sicurezze di poter tornare con padronanza al lavoro, e alla fine diventa anche un malato sociale, perché potrebbe eventualmente perdere il lavoro, perdere entrate economiche e quindi causare un problema ben più complesso. Quindi di questi due modi di reazione al dolore, il nostro ruolo sarebbe quello di evitare che il paziente entrasse nel cerchio rosso o di aiutarlo a fare uscire e rientrare nel cerchio verde. Pedro, mi permetto di sottolineare quello che tu hai spiegato in maniera perfetta, questo tipo di meccanismo, perché questo meccanismo effettivamente è quello che crea una più intima connessione tra un approccio emotivo ad un problema e quindi rende congiunto due problemi, quindi quello fisico e quello di tipo mentale o comunque di tipo emotivo. Quindi molto molto importante questo meccanismo di comportamento. Assolutamente. Quindi un'interpretazione globale è il contrario di dire questo. Il paziente ha un problema meccanico, aggiusto il problema meccanico. Perché? Perché della mole di pazienti che si presentano con un disturbo muscoloscheletrico correlato ai fattori di rischio del lavoro, molti pochi, se qualcuno avrà una lesione che ha bisogno di essere aggiustata. Quindi questa non è la via maestra per la cura. E forse una cosa che sarebbe importante è capire in questo gesto di dolore, in questo gesto di impotenza, di immobilità, cosa c'è dietro. Quindi andrebbe capito cosa è la persona che c'è dietro a questo sintomo, il dolore. E forse c'è una sollecitazione anche psicologica, una domanda psicologica nel lavoro che non abbiamo considerato, o c'è una situazione familiare, o c'è una difficoltà nel lavoro non per stress ma per conflitti interni, o c'è una maggior o minor capacità del paziente per affrontare le situazioni, per autocurarsi, per avere uno stile di vita sano. Quindi un'interpretazione globale sicuramente sarebbe il primo punto di ingresso per un trattamento molto più mirato e molto più efficace di questi problemi muscoloscheletrici. E se parlo di come non curare questi pazienti, come dovremmo curarli, quale sarebbe il modo migliore di affrontare? Io farei così, seguendo anche i primi 3 bellissimi video della collezione della biblioteca di Prevent for Work, che affrontano esattamente questo. Io utilizzerò anche iconografia di questi video. Io vi farei un riassunto di quale sembra di essere la miglior pratica clinica per trattare questo dolore muscoloscheletrico. Quali sono le raccomandazioni? Allora, il primo riscontro di questa revisione sistematica è che il problema più comune nel trattamento di dolore muscoloscheletrico è che si fa eccessivo uso di radiografie e risonanze, si fa eccessivo uso di farmaci e a volte purtroppo oppioidi che hanno dei problemi, e si fa un eccessivo utilizzo di chirurgia. E già questo dovrebbe mettere in contesto il problema. Perché? Perché questi 3 sovrautilizzi, tutti loro prevedono che c'è un danno anatomico, che c'è una lesione che dobbiamo riparare, quando sappiamo che spesso non è così. Seconda affermazione. Nel trattamento di questi pazienti, guardate come faccio un salto culturale enorme, non è tanto la priorità, il farmaco, la manipolazione, il massaggio o l'intervento, quanto partire dalla comunicazione. È importante riuscire a comunicare con efficacia, perché la maggior parte di questi componenti che perpetuano il cerchio rosso del catastrofismo correlato al dolore sono affrontabili solo con una buona comunicazione. Quindi occorre creare l'ambiente, occorre avere delle abilità comunicative. Cioè il medico troglodita che guarda qua e scrive e dice non è una persona che riuscirà a affrontare con competenza problemi di questo tipo. E alcune tecniche, come sono l'ascolto attivo, ascoltando con gestualità corporale, dimostrando un gesto di vicinanza al paziente, assentendo o ripetendo parti del loro discorso per vedere che sono seguiti, fare domande aperte e soprattutto dedicare il tempo sufficiente, sono strategie che sono altamente raccomandate. Questi pazienti con questi problemi, soprattutto in fase di cronicità, non riescono a essere trattati in maniera sbrigativa.
hanno bisogno di tempo. Seconda parte, seconda raccomandazione potente o terza raccomandazione potente, è importante capire il contesto dei pazienti. Non è lo stesso il trattamento di un dolore al collo in una persona che lavora nel carico-scarico delle stive degli aerei, che farlo una persona che fa un lavoro di pulizia aziendale, che farlo una persona che fa il farmacista. Dobbiamo capire il contesto, lo stesso che dobbiamo capire il contesto sociale e familiare del paziente, e dobbiamo capire anche le conseguenze finanziarie e la situazione finanziaria del paziente. A volte questo non viene osservato e la situazione finanziaria può essere un elemento di terribile stress e quindi può condizionare enormemente. Tutti abbiamo in mente queste persone che dopo 6 mesi di disabilità lavorativa devono perpetuare il problema per ottenere un compenso perché ormai i ponti dietro sono chiusi. Diventa una via senza uscita, un tentativo di fuggire in avanti quando davanti non c'è una strada soddisfacente. In riassunto, in questa contestualizzazione, l'ho detto prima, dovremmo scoprire la persona che c'è dietro il paziente. E la persona che c'è dietro il paziente comporta anche delle conoscenze, delle interpretazioni, delle preferenze. Quindi quando noi, e questa è un'altra raccomandazione, vogliamo progredire verso un patto terapeutico, un compromesso per prendere decisioni che siano condivise e fare scelte che siano condivise, noi dovremo apprendere dal paziente quali sono le sue conoscenze sul problema, ma quali sono anche le credenze. Sapete che conoscenza è molto asettico, credenza è qualcosa che è inspugnabile, ha a che fare col paleocervello, con la parte più emozionale, del cervello, ed è molto difficile mandare via le credenze o modificare le credenze, lo stesso che i pregiudizi e le preferenze. Dobbiamo anche capire le necessità del paziente, quindi nella misura in cui noi riusciamo a capire tutte queste cose, siamo molto più in condizioni di poter curare il paziente con una presa di decisioni condivise. Dopodiché l'informazione deve viaggiare anche nell'altra direzione. Io devo fare mie le condizioni del paziente, io devo fare del paziente le mie conoscenze sulla malattia, devo riprogrammare le sue idee su qual è la prognosi, su qual è la realtà della malattia, su quali trattamenti e azioni sono efficaci e su cosa aiuta e cosa peggiora. Una costante nella mia quotidianità clinica è dire al paziente: ci sono cose che provocano dolore, ci sono cose che fanno danni. Io le dirò dove è la linea rossa. Quello che provoca dolore e non fa danni, lei lo può fare. Quello che fa danni non lo può fare. E parlo di questa linea rossa. Questo è molto potente, molto efficace per cambiare l'idea del paziente che tutto quello che provoca dolore è a sua volta un danno. È molto importante fare una valutazione clinica completa dei pazienti, perché il dolore non è un indicatore affidabile di patologia, quindi i pazienti dovrebbero ricevere una valutazione anamnestica e anche una visita completa, perché è la visita che ci darà la chiave sulla possibilità che ci sia qualcosa di veramente serio. Perché se non c'è qualcosa di veramente serio, come una frattura, come una compressione di un nervo, come un danno particolare di un'articolazione, allora non vale la pena fare esami, radiografie, altri test diagnostici che troveranno qualcosa ma non daranno valore terapeutico, anzi forse danno elementi per entrare nel cerchio rosso e non per andare verso il percorso verde. Fare test clinici sono quelli che ci consentono appunto di vedere qual è la perdita funzionale del paziente e di prevedere se c'è qualche danno possibile. Basta a volte fare al paziente un test di Fallen, mettere le mani così per vedere se è possibile che abbia una compressione del tunnel carpale, che è una cosa che potrebbe aver bisogno di un trattamento specifico, e molte volte il formicolio della mano non è dovuto a nessuna lesione anatomica. Quindi questi test, e non una risonanza, non un'elettromiografia, sono i test che danno più valore. Naturalmente le radiografie non sono la via di accesso alla salute in questi problemi, sono a volte la via di accesso alle credenze peggiorative da parte dei pazienti.
E quindi gli esami radiologici è consigliato che vengano utilizzati solo quando c'è un sospetto sulla base dell'esame clinico di una patologia grave, o quando un trattamento conservativo non dà la risposta che ci saremmo aspettati, o quando c'è una progressione non spiegata, o quando gli esami di immagini potrebbero modificare il trattamento scelto, perché molte volte gli esami di immagine non modificheranno il trattamento. Tutti i pazienti, questa è un'altra raccomandazione basata sull'evidenza, dovrebbero ricevere una cura che affronti il consiglio di fare attività fisica o esercizio. Attività fisica che può essere addirittura solo camminare, però questo, anche se non in tutti i pazienti provoca un miglioramento, va consigliato in tutti questi interventi per dolore muscoloscheletico perché migliorano la salute del paziente, e da questo ci possiamo aspettare un effetto preventivo per la salute generale, ma anche per questi problemi muscoloscheletici. E un elemento ulteriore è che tutti questi interventi devono facilitare il proseguimento o la ripresa del lavoro. E questo è perché l'idea di mettere il paziente in pausa e metterlo in malattia provoca alla fine tutta la progressione verso il circolo rosso della perdita di efficacia, della perdita di autostima, della perdita di potere economico, che non contribuisce mai alla guarigione del paziente, mentre ridurre al minimo la disabilità o il tempo di malattia e un ritorno precoce al lavoro quando non ci sono danni e quando c'è solo un sintomo, il dolore, in genere contribuisce a riattivare prima il benessere del paziente, a evitare che perda questa funzione economica e sociale, quindi è sempre desiderabile. Quindi, come vedete, questo modello di interpretazione del dolore con un percorso fisiologico e un percorso negativo, patologico, è estremamente utile per fornirci un'interpretazione di come procedere. Un ultimo elemento importante è che in queste interazioni per la cura dei problemi muscoloscheletrici dovremmo dare formazione ai pazienti, dovremmo educare i pazienti in modo che possano diventare un po' il medico di se stessi, che capiscano di più della loro malattia, che capiscano meglio come si può gestire questo problema. Quando applicare terapia manuale e applicazioni può essere utile, ma non dovrebbe essere la base. Dovrebbe essere solo un trattamento aggiuntivo ad altri trattamenti basati sull'evidenza. E questo perché anche la terapia manuale tende a medicalizzare il paziente, tende a farlo pensare che deve essere curato da un altro invece di prendere le briglie del proprio destino come medico di se stesso. E naturalmente, a meno che specificamente indicato, perché c'è una infezione, perché c'è una compressione di un nervo, in genere il trattamento chirurgico non è la norma di trattamento di questi pazienti. Quindi, in riassunto, se dovessi segnalare quali sono le informazioni più importanti, direi che prima, il dolore non significa una lesione. Secondo, occorre fare tutto il possibile per, con informazioni, con un ascolto della persona che c'è dietro al paziente, evitare la cascata emozionale di catastrofismo correlato al dolore. Terzo, occorre focalizzare il trattamento con la persona con tutto il suo contesto. E quarto, occorre ridurre i trattamenti che hanno il concetto di lesione e fornire trattamenti che sono più volti alla riattivazione del paziente fisica, sociale e lavorativa, e alla presa di uno stile di vita più sano da parte del paziente. Io direi, Francesco, che con questo... Sì, io ti ringrazio per la presentazione, che è stata assolutamente illuminante, e secondo me il messaggio che tu hai espresso in questa presentazione è ancora più forte, considerando che il cambiare punto di vista, quindi vedere il paziente e non la singola malattia, è ancora più forte se fatto da un chirurgo. Quindi questo fa capire che forse ci sono degli aspetti non totalmente acquisiti, ancor più nella branca dei chirurghi, che devono essere valutati, che devono assolutamente essere valutati. E io ho una domanda che avrei hai parlato di canale di comunicazione.
se hai un piccolo trucchetto, una domanda specifica che poni al paziente per aprire un canale di comunicazione extra convenzionale, no? Come lo intendiamo dal punto di vista strettamente ortopedico o tecnico o meccanico, di chi vede il problema meccanico. Non ci sono formule magiche una per tutte, però in realtà sì c'è una parte che è che occorre imparare una materia, che è la comunicazione in ambito sanitario. E ci sono manuali, ci sono corsi di comunicazione in ambito sanitario che sono estremamente utili e che potrei dire che ci rendono anche migliori persone. Essere in grado di guardare la persona, ascoltarla, capire non solo le idee che ci trasmettono, ma anche le emozioni che sono in realtà i veri motori dell'azione delle persone. Io credo che è l'elemento più importante. Non c'è un unico trucco per tutti, però sì c'è un percorso che parte da una inquietudine e poi da ascoltare chi sa fare questo e poi applicare tecniche. Ci sono molte tecniche e se ne imparano sempre di più.